Ciao viaggiatori e bentornati sul mio canale YouTube. Dopo avervi portato nello scorso video alla scoperta del centro storico di Vilnius, in questo nuovo episodio continueremo la nostra visita nella splendida capitale lituana. Vi porterò con me nel particolarissimo quartiere di Užupis e in delle prigioni molto suggestive dove hanno girato la serie televisiva Stranger Things. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina per non perdere i prossimi contenuti. Bando alle ciance, partiamo! La nostra seconda giornata qui nella città di Vilnius comincia proprio da uno dei musei più importanti della città, ovvero il Museo dell'Occupazione e della Libertà. Il museo si presenta su 3 livelli. Al secondo e al terzo piano viene ripercorsa tutta la storia dell'occupazione nazista e sovietica della Lituania, con diverse stanze in cui sono stati raccolti oggetti e testimonianze di questi anni di lotta e repressione. Non spaventatevi, c'è molto da leggere, ma vi consiglio di soffermarvi in questa parte di museo per comprendere al meglio questo importante periodo storico e per rendersi conto di quanto ad oggi, nonostante tutto, siamo molto fortunati ad essere liberi. Nel museo ampio spazio è dedicato al KGB, la celebre agenzia di sicurezza sovietica. Al primo piano, che vi consiglio di visitare per ultimo, ci sono infatti le vecchie prigioni. Prendetevi del tempo per visitarle approfonditamente, sono molto emozionanti e suggestive e vi forniscono un'idea delle condizioni in cui vivevano, se si può definire vita, i detenuti ai tempi dell'occupazione sovietica. E per i più attenti potrete scoprire all'interno di una delle celle un ospite speciale che penso che molti di noi vorrebbero proprio rinchiudere. Inoltre mi ha colpito davvero molto nel cortile delle prigioni i cartelli dedicati alla situazione in Ucraina degli ultimi anni. Infatti questo paese, come i prossimi che andrò a visitare, quindi la Lettonia e l'Estonia, ci tengono molto a precisare la loro posizione nei confronti del conflitto russo-ucraino, ovviamente a supporto dell'Ucraina. E per chi volesse capirne di più o per chi volesse conoscere il punto di vista lituano, vi consiglio di darci una lettura, è davvero molto interessante. Dopo aver lasciato alle nostre spalle il museo, ci siamo diretti verso il centro storico di Vilnius per visitare le celebri Lukiškės Prison. Queste prigioni, utilizzate come location nella quarta stagione della serie televisiva Netflix Stranger Things, hanno più di 100 anni di storia. Fino a poco tempo fa erano ancora operative. Dal 2019 a questa parte il complesso funge da sede alternativa per eventi musicali, culturali e artistici. Rispetto ai classici monasteri che fungevano da strutture di reclusione nella Vilnius del XIX secolo, questa imponente struttura era molto più moderna. Era l'unica prigione in tutta la città ad ammettere luoghi di culto russo-ortodossi, romano-cattolici ed ebrei. E al suo interno, dal 1904 al 2019, ha ospitato numerosissimi prigionieri, tra cui criminali e prigionieri politici. Il complesso carcerario fu utilizzato molto durante le 2 guerre mondiali e l'occupazione sovietica, periodi davvero molto complessi che vi consiglio di approfondire durante la visita guidata. Siamo appena usciti dalle prigioni Lukiškės, abbiamo appunto fatto questo tour guidato che è stato davvero molto interessante, la guida è super simpatica, infatti ci ha accompagnato all'interno delle prigioni e ci ha fatto scoprire degli angoli nascosti. Vi consiglio assolutamente di venire a visitarla, soprattutto se siete anche fan della serie Stranger Things, perché come vi ho anticipato prima qui sono state girate alcune scene e poi è molto interessante e suggestivo visitare proprio le varie prigioni delle persone che hanno vissuto qui parte della loro vita durante l'occupazione sia nazista che russa per l'appunto. E poi guardate un po', alla fine ci hanno anche fatto una piccola foto, ricordo, ed è molto carina come idea. Quindi se siete appunto a Vilnius, una delle esperienze da fare assolutamente è venire a visitare le prigioni perché sono davvero uniche nel loro genere. Per pausa pranzo ci siamo fermati al Bernediu Uzeiga, uno dei ristoranti tipici che potete trovare lungo la via principale del centro storico. Il locale al suo interno è molto bello e nel suo menù viene celebrata la tradizione culinaria lituana. Io per prima cosa ho voluto assaggiare la birra locale, davvero molto gustosa anche per chi come me non è fan della birra. Successivamente ho voluto assaggiare la Salty Barščiai, la celebre zuppa rossa fredda lituana il cui ingrediente fondamentale è la barbabietola rossa, che, mischiata al kefir, le conferisce quel colore così gradevole agli occhi. Il sapore è abbastanza piacevole, forse un po' nauseante se la porzione è eccessiva. Come primo invece ho voluto prendere i cepelinai,
Questi gnocchi di patate, ripieni nel mio caso di carne, sono molto gustosi e sono un altro piatto tipico qui in Lituania. Piccolo consiglio, se siete dedicati come me e non amate molto la carne, prendeteli ripieni di formaggio, sono a mio parere decisamente più buoni. Siamo appena usciti dal ristorante lituano dove abbiamo mangiato quest'oggi, si trova nel centro storico di Vilnius, non abbiamo speso tantissimo, calcolate che in 4 abbiamo speso all'incirca 75 euro, quindi non è una cifra enorme, e io ho preso la salti bashai, che è la zuppa fredda, quella con la panna acida e al gusto barbabietola. Era abbastanza buona, forse la porzione era un po' eccessiva, però tutto sommato era molto gustosa. E invece come piatto principale ho preso degli gnocchi di patate con all'interno della carne di maiale e sopra invece c'era una salsina sempre tipo panna acida e poi la pancetta. Anche quello è stato abbastanza buono, forse per i miei gusti un po' troppo forte, infatti io sono un po' delicato e quindi non amo molto i gusti forti, però se la porzione fosse stata più piccola sarebbe stata ottimale, tant'è che l'ho condivisa con le altre persone che erano con me al tavolo. Quindi se siete alla ricerca di un ristorante dove poter assaggiare dei piatti tipici locali di Vilnius e della Lituania, questo posto fa per voi. A pochi metri di distanza dal centro storico di Vilnius si trova la Repubblica di Užupis. Non è una repubblica indipendente, o meglio non è uno stato indipendente, ma è un quartiere molto particolare della città di Vilnius. Ricorda un pochettino Montmartre di Parigi e Cristiane di Copenaghen. Io in quest'ultimo ci sono stato proprio l'anno scorso, infatti recuperate i video che vi mostro un pochettino questo quartiere strano di Copenaghen, ma per l'appunto oggi noi ci troviamo nella Repubblica di Užupis di Vilnius. Come potete ben vedere all'ingresso ci è scritta la Costituzione in tutte le lingue, in questo caso io mi trovo in quella vicino a quella italiana, scritta in italiano, e come potete ben vedere ci sono in totale 41 articoli e sono davvero particolari alcuni. Per esempio c'è ampio spazio agli animali domestici come il cane e il gatto, però tipo il primo è: ognuno ha il diritto di vivere nei pressi del fiume Vilnele, che è il fiume che si trova appunto qui vicino al quartiere di Užupis. Oppure tipo ognuno ha il diritto di essere unico, ognuno ha il diritto di amare. Diciamo che sono un po' diritti, articoli molto particolari che vi consiglio di leggere tutti quanti una volta giunti qua nella Repubblica. In questa Repubblica ci sono tantissimi localini dove fermarsi per mangiare, per esempio, comunque per bere un caffè o una bevanda fresca, e inoltre vi consiglio di perdervi tra le sue viette perché sono davvero molto suggestive e soprattutto per chi è amante delle fotografie sono ottime da utilizzare come scatti. E con la Repubblica di Užupis si conclude questo secondo episodio dedicato alla città di Vilnius. Spero vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdere i miei prossimi contenuti. Io vi aspetto la prossima settimana con un altro video, sempre dalla Lituania, dall'incantevole borgo di Trakai, dove si erige il famoso castello sul lago. Ciao ciao!